questo nuovo esilarante video. C'è pieno di moscerini. Prima cosa che noto oggi, appena decollato, sono i danni del maltempo. Sono tutti i campi, come vedete, con il mais abbattuto dal vento. Una settimana fa c'è stata una perturbazione che è arrivata dal mare, un fronte velocissimo e con venti, sono state registrate raffiche a 126 km/h qui vicino, quindi venti davvero forte. E guardate il mais come è ridotto, tutto abbattuto, guardate qua. Bene, là c'è un incidente, meno bene. Oggi vi porto Medea Cormons, sono le 7 di sera, significa che ho poco meno di un'ora di volo. Come vi avevo promesso, oggi volevo parlarvi della questione acquisto primo paramotore. Allora, mettiamo conto che voi volete cominciare a volare e dovete comprare il primo motore, il primo paramotore. Specifichiamo che il paramotore è composto da telaio e motore. Voi lo vedete tutto un blocco, ma diciamo che la maggior parte delle volte è una cosa che è intercambiabile, nel senso possiamo prendere un telaio che ci piace, che fa per noi, che è della nostra misura, e metterci su un motore sempre che ci piace, che fa per noi, che è per la nostra stazza, diciamo. Non so, mi viene da dire diciamo milioni di volte, perdonatemi. Quindi, acquisto del primo paramotore. Ci si può orientare sul nuovo o sull'usato. In Italia siamo i più fighi del mondo per la produzione di paramotori. Siamo stati i primi al mondo a produrli e ancora oggi siamo ancora i più bravi. Abbiamo le migliori aziende, nel mondo tutti volano i nostri motori. Posso elencarne qualcuno, spero di non offendere se dimentico qualcun altro. Comunque abbiamo Polini, abbiamo Vittorazzi, abbiamo Miniplane, abbiamo Cisco Motor, poi chi abbiamo? Corsair, e praticamente quelle che vi ho elencato sono le case produttrici di motori in Italia e le migliori al mondo, non ce ne sono altre, sono sempre al top, sono sempre prime in classifica nei campionati. Qualsiasi video che vedete in giro c'è un paramotore italiano sicuro, c'è anche chi vola qualche roba americana, ma vabbè, lasciamo stare. Ok, dopo questa piccola promessa e questo vanto tutto tricolore, vi dico che, a parte, devo rifare sto passaggio perché me lo sono perso. Guardate che colori, guardate che spettacolo. Io qua mi azzardo a volare sopra l'acqua perché, come vedete, l'acqua sarà alta 30 cm e quindi ci volo sopra anche senza salvagente. E non riesco ad andare avanti col discorso oggi. Allora, volete prendere il primo paramotore, vi orientate o su un nuovo o su un usato, ma comunque qualcosa di già completo. Se vi orientate sul nuovo, la cosa è abbastanza semplice, nel senso, andate o da una casa produttrice o da un negozio, da un rivenditore, e gli dite: guardate, è il primo paramotore che acquisto, ho questo tipo di vela, peso un tot, dammi quello che fa per me. E quindi lì vi fate consigliare dal produttore. Se invece volete comprare un usato, lì vi serve, diciamo, qualche dritta che io cercherò di darvi, perché in Italia siamo fortunati e abbiamo un sacco di usato, essendo che siamo produttori di paramotori abbastanza importanti, c'è molto giro, no? Si trova molto usato. Io direi che
comprare un paramotore usato non vi deve far spaventare. Il motore di un paramotore è al 90% un due tempi, quindi un motore molto semplice, è raffreddato ad aria, ha un'accensione a strappo, c'è anche accensione elettrica, ma diciamo che la base hanno un'accensione a strappo, e se siete come me di quella generazione che è cresciuta smontando motorini, riuscirete a fare una rigenerazione di un paramotore usato abbastanza facilmente. Quindi se avete un po' di abilità in queste cose, non spaventatevi a comprare un usato. Sicuro è da dargli un'occhiata a questo motore, ma sono motori molto semplici, quindi se trovate un paramotore usato che ha 300 ore, che ha fatto le sue revisioni, che è stato tenuto decentemente, potete acquistarlo. Una volta fatto l'acquisto vi rivolgete alla casa madre produttrice del motore e gli dite: io devo fare una revisione completa al mio motore. Gli dite il tipo del motore e loro vi mandano giù il kit di revisione, e credetemi che non dico in mezza giornata, ma in un giorno voi potete cambiare pistone, guarnizioni, i filtri della benzina, la membrana del carburatore. E quindi se decidete di fare questo, insomma, io credo di potervi dire che se avete un po' di manualità tutti sono capaci di farlo. Se invece non ve la sentite, acquistate il motore e lo portate da qualcuno che lo fa. Nel frattempo siamo arrivati a Medea ed è in manutenzione. Andiamo a Cormous. Per la questione potenza del paramotore ci si basa su vari fattori: peso del pilota, vela che si vuole volare e basta, possiamo dire, all'inizio. Se siete alle prime armi sicuramente non volerete una vela piccola, volerete una vela basica, galleggiona, non vi servirà quindi un motore potente. Se siete dai 50 ai 70 kg, 80 kg, potete tranquillamente volare o un 80 o un 100, che sono le cilindrate che si trovano più facilmente, e le cilindrate più piccole. L'80 è il più piccolo che c'è in commercio. C'è qualcuno che sta facendo qualcosa di più piccolo, ma è ancora a stadio embrionale. All'inizio consiglio sempre un motore di piccola cilindrata, perché la gestione del motore col dito bisogna prenderci la sensibilità, e avere un motore molto potente sia in decollo che in atterraggio può essere sfavorevole e addirittura pericoloso, perché all'inizio si possono sbagliare i decolli, e sbagliare decolli con 35 kg di peso sulla schiena, diciamo che una volta che ne sbagli 2 o 3 sei morto. Se invece hai 20 kg, 25 kg è un po' diverso. E anche dosare la potenza in decollo, un motore potente vi fa letteralmente girare a terra, la coppia del motore vi fa girare, e quindi vi rende difficoltosa la corsa nel decollo e fare un decollo bello pulito. Anche in volo un motore potente può essere pericoloso, perché dare delle sgasate è pericoloso con un motore piccolo. Con un motore potente è ancora più pericoloso, perché si innescano delle pendolate che non sono proprio granché. Quindi motori piccoli, vele grandi, e all'inizio andate via come dei gioiellini. Siamo sul confine con la Slovenia, questo è ormai tutta Slovenia. Aspetta che mi cito. Quella là è Gorizia. Qua si beve del buon vino, si mangia un buon affettato, ci sono tanti bei ristorantini. Mi sono appena reso conto che ho fatto tutto il video senza la Max, quindi avrete una sola inquadratura per praticamente tutta la durata del video. Perdonatemi, adesso l'accendo. Eccoci, siamo anche con la Max, e nel frattempo sono arrivato nel posto più bello del Friuli per venirci in volo.
Guarda che spettacolo di qua e che spettacolo di qua. Tutta la pianura, la bassa pianura friulana, isontina, diciamo, ai nostri piedi. Qua è uno di quei ristorantini che vi dicevo. E adesso ritorniamo a casa perché fra un quarto d'ora, 20 minuti va giù il sole e adesso sono controvento. La cosa che posso fare è volare basso, perché più bassi siamo e meno vento c'è, perché c'è sicuramente del gradiente. Ah, che profumino di fritto. Anzi, ora che ci penso, non avrete una sola inquadratura perché c'ho anche la GoPro 3 sul Chasecam dietro, ma non so se metterò il video perché la qualità penso sia pessima in confronto alla 7 e alla Max. Spero di essere stato esaustivo per questo topic. Se avete ancora delle domande scrivetemele nei commenti, magari vi rispondo. Vi rispondo. Se vogliamo spendere due parole sul discorso telaio, posso dirvi che lì va proprio a gusti di ognuno. A qualcuno piace gli attacchi alti fissi come volo io, a qualcuno piace i basculanti bassi, che è diciamo un volo più vicino al parapendio come sensazioni. Ad ogni modo, come ho detto, il telaio va a gusti. Il sole ha toccato l'orizzonte, ci vedremo il tramonto in volo. Pensa tu che sfiga. Una cosa vorrei dire sulla community che si sta creando sul mio canale: non vorrei che sia una community unidirezionale, nel senso io faccio il video e voi li guardate e parlo solo io. Io vorrei che ci sia attività nei commenti sotto, discutiamo di qualsiasi argomento riguardante il paramotore, se avete domande fatemele e cercando di essere attivi, ragazzi, perché è bello che sia un rapporto bidirezionale, insomma. Magari sono fisiche che mi faccio io, però mi piacerebbe così. E il sole nel frattempo, parlando di tutto ciò, se ne sta andando, l'ultima lucetta è finito. Mi ero scritto un po' di appunti su cosa dire in questo video, perché voi pensate che sia tutto così ad cazzo, ma non è vero. E io mi scrivo, diciamo, un piccolo copione, perché con la testa che ho, se no mi dimenticherei tutto. No. Mi ero ricordato tutto, sono un drago. Say you wanna try, but you